Voyager ha superato nelle varie edizioni ormai le 200 puntate. Bene, in queste 200 puntate c'è un argomento che ha sicuramente scatenato la reazione più grande, ma nel mondo di Internet. Stiamo parlando di John Titor, un nome che per la storia non dice nulla, ma agli appassionati di misteri ricorda un uomo che sarebbe tornato indietro da un futuro lontano, sì, un viaggiatore del tempo. Nel 2036 questo uomo ha deciso di tornare ai tempi nostri ed è arrivato fino al 2000, 2001 e anche più indietro. Abbiamo ricostruito la sua storia fantastica cercando di capire cosa può esserci di vero, ma soprattutto capire esattamente su cosa si fondava la leggenda. Abbiamo unito 5 episodi di una fiction che abbiamo realizzato in prima persona e che sicuramente scatenerà in voi la curiosità, come ha fatto con noi, la vicenda di questo incredibile soldato, di quest'uomo, di questo militare che è riuscito a viaggiare nel tempo. Viaggiamo insieme a lui. Questa è una storia difficile da credere, ma è una storia accaduta davvero. Il racconto di un soldato americano che sostiene di viaggiare nel tempo. Si chiama John Titor e dice di essere venuto a trovarci dal futuro, dall'anno 2036, prima di quella che lui chiama la Terza Guerra Mondiale. È qui per una missione precisa che decide di raccontare a migliaia di persone. È la cronaca dei 5 mesi più misteriosi che il mondo di Internet abbia mai vissuto. La fine di tutto è un libro, quello pubblicato da un piccolo editore americano per volere della madre di John Titor. È la raccolta di tutti i messaggi scritti su Internet da suo figlio, un figlio che è venuto a trovarla dal futuro e che ora è ripartito, ma che dietro di sé ha lasciato un fiume di parole, 1000 domande e alcune stranissime fotografie. Fotografie di quella che, secondo le parole della madre, è la macchina con cui John è tornato nel futuro. Una macchina del tempo. Io vengo dall'anno 2036. Le basi scientifiche per i viaggi nel tempo verranno gettate entro un anno nei laboratori del CERN di Ginevra e si completeranno nel 2034 con la costruzione della prima macchina del tempo. C'è un sito su cui posso inviare le foto senza dover dare informazioni personali. Mi piacerebbe mostrarvele e rispondere alle vostre domande. Su un forum americano è così che si presenta l'utente TimeTravel_0 e racconta di essere un viaggiatore del tempo, pronto a discutere con gli altri utenti del forum. Sono migliaia le domande che iniziano a travolgerlo, ma una delle sue prime affermazioni si rivelerà vera da lì a poco. Nei laboratori del CERN a Ginevra qualcosa successe davvero nel 2001. La progettazione di un esperimento che potrebbe portare alla scoperta di universi paralleli e viaggi nel tempo, passando, prima di tutto, per la fisica dei buchi neri. Paul Davies, fisico teorico, in passato ha occupato la cattedra più prestigiosa della fisica in Inghilterra, quella di Cambridge, è convinto che la macchina del tempo si possa costruire. Quello che ci ferma nel costruire la macchina del tempo oggi, uno degli ostacoli, è reperire una quantità di energia mostruosa, praticamente equivalente a tutta la produzione energetica mondiale terrestre. Se non si può fare questo, si può andare nello spazio, oggi magari no, ma un giorno forse sì, e reperire le quantità mostruose di energia che fuoriescono dai buchi neri o addirittura dalle esplosioni di supernove. Nella Via Lattea, nella nostra galassia, conosciamo vari candidati
come buchi neri. In particolare si pensa che al centro della nostra galassia esista un buco nero gigantesco con una massa pari a milioni di volte la massa del Sole. Se questo ostacolo lo possiamo superare, magari un giorno potremo costruire questa macchina per andare sicuramente nel futuro, ma forse anche nel passato. Nasce la possibilità che collassi gravitazionali in posti e in luoghi e tempi diversi nell'universo diano luogo a universi paralleli. Secondo gli scienziati, le basi teoriche per viaggiare nel tempo già esisterebbero, ma secondo John Titor tutto questo si verificherebbe tra circa 20 anni, cioè si passerebbe dalla teoria alla realtà in soli 20 anni. E questo lo racconta in internet parlando con altre persone, scrivendo questi testi che si possono trovare ancora oggi, ancora presenti in rete. Cosa si prova quando si viaggia attraverso il tempo? L'unità ha un tempo di caricamento quando viene inserita la destinazione nei computer. C'è un allarme che suona e una piccola luce fa partire un breve conto alla rovescia. Poi senti una pressione simile a quella che provi in un ascensore che sale velocemente e che continua ad aumentare. Non provoca danni al corpo, ma io evito di mangiare prima di un viaggio. Noi piloti dobbiamo indossare schermi per gli occhi perché attraversiamo una breve scarica di raggi ultravioletti. Per me è come guidare sotto un arcobaleno. Subito dopo tutto si dissolve a nero e rimane tutto nero fino all'arrivo, quando il nuovo mondo emerge dal nero. Ma se vuoi puoi tornare a casa? Sì. Certo. Qualcuno sa dove sei? Puoi comunicare con il futuro? No, non sanno dove sono e non posso comunicare con loro. Dal loro punto di vista ritornerò praticamente nello stesso istante in cui sono partito, solo che ai loro occhi sarò più invecchiato. Pensi che noi ti crediamo? Lo so che voi credete che io sia solo un mezzo scemo. A chi potrebbe credermi? È la mia migliore difesa, questa. Lascia che ti dia un esempio della situazione in cui siamo. Immagina di vivere nel 1900 e che un viaggiatore del tempo provi a spiegarti come funziona il motore a getto di propulsione. Nonostante l'aeroplano verrà inventato solo 10 anni dopo, il viaggiatore nel tempo dovrebbe riuscire a spiegarti le basi teoriche del volo. Solo dopo potrebbe passare a spiegarti il funzionamento del motore. Eppure è una scoperta che avverrà solo 30 anni più in là. Qual è lo scopo del tuo viaggio? Perché hai scelto proprio questo tempo? Già, qual è lo scopo di John Titor? Non è un semplice cittadino del futuro. Sostiene infatti di essere un soldato mandato in missione indietro nel tempo. È dovuto tornare nel passato per recuperare un oggetto molto importante. Ma poi ha incontrato qualcuno che non si aspettava, a cui ha fatto una promessa. E ora deve mantenerla, qui, nel nostro tempo. John Titor fa riferimento ad una missione militare. Lui, soldato del futuro, sarebbe dovuto tornare indietro nel 1975 per recuperare uno speciale computer IBM. Nel 2036 gli sforzi sono concentrati sulla riparazione del nostro ambiente. Sono stato mandato nel 1975 per recuperare un computer particolare e riportarlo nel mio futuro. I viaggi nel tempo li usiamo per reperire informazioni e oggetti che sono preziosi per riportare il mondo a una condizione normale dopo la Terza Guerra Mondiale. La maggior parte delle nostre missioni sono concentrate dal 1960 e il 1980.
Perché proprio il 1975? Sono stato mandato a recuperare un vecchio computer IBM, il modello 5100. È stato uno dei primi computer portatili mai prodotti e ha la capacità di leggere i vecchi linguaggi di programmazione. Ci serve per debuggare diversi programmi nel 2036. Unix ha un problema nel 2038 e abbiamo scoperto che questo vecchio computer IBM del 1975 è in grado di risolverlo. Solo che nel nostro futuro non era rimasta nessuna di queste macchine. Ogni macchina parla il suo linguaggio, non a caso si chiama linguaggio macchina. La particolarità dell'IBM 5100 è che è stata implementata per parlarne due, quindi era in grado sia di parlare e capire il linguaggio della generazione attuale di macchine, sia quello della generazione precedente. Non è strano che nessuno abbia mai scoperto questa caratteristica speciale del computer IBM 5100? IBM non pubblicò mai questa informazione perché avrebbe probabilmente fatto crollare gran parte della sua azienda nei primi anni 70. Scommetto che agli ingegneri dell'epoca fu imposto di tenere la bocca chiusa. Questa funzionalità era stata in qualche modo mascherata per questioni di spionaggio industriale. Nell'agosto 2004 il Rochester Magazine trovò e intervistò Bob Dubke, uno dei tecnici che progettò il computer IBM 5100. Dubke confermò che le funzioni non documentate descritte da John Titor erano vere e furono realmente tenute segrete all'epoca. Allora, cerchiamo di fare chiarezza in un tema così particolare e lontano dalla realtà che conosciamo. John Titor viene spedito fino al 1975 per recuperare qualcosa, ma poi non torna nel suo tempo. Nel viaggio di ritorno si ferma intorno all'anno 2000. Perché? Come mai si è fermato? Si parla di una promessa fatta a chi? Se i viaggi nel tempo sono reali, dove sono tutti i viaggiatori del futuro? Perché non ci aiutano? L'ho già detto alcune volte, voi mi fate una paura tremenda. Ma c'è di più. L'altro giorno ero in macchina con i miei genitori e guidavamo in autostrada. C'era una macchina in panne sulla corsia d'emergenza. Sono rimasto stupito di quante macchine passino senza fermarsi. Il motivo? Paura. Si pensa di rischiare a fermarsi per aiutare qualcuno e poi si pensa, tanto avranno un telefono cellulare e se non ce l'hanno una bella passeggiata fino al distributore gli insegnerà una lezione. Ricordati di fare benzina. Però hai detto che ti sei fermato qui nel 2001 perché dovevi aiutare qualcuno, o sbaglio? Sono qui a causa di una promessa che ho fatto al padre di mio padre nel 1975. Gli ho promesso che sarei arrivato nel 1999, subito prima dell'anno 2000. Millennium Bug, di cosa si trattava? Bene, un tempo i computer avevano poca memoria e quindi le date venivano espresse solamente con le ultime due cifre. Per esempio 1975 si scriveva 75. Bene, arrivati alla mezzanotte del 31 dicembre del 1999 i computer avrebbero cambiato data da 99 a 00. Ma 00 per i computer, che mai erano stati modificati sin dalla loro origine, significava 1900 e non 2000. Provate a pensare quindi che tutte le situazioni collegate a date precise si sarebbero interrotte perché sarebbero tornate indietro di 100 anni.
Ma in effetti cosa è successo in quella notte, nella notte che separava il 1999 con il 2000? Nulla. Per molti questo problema sarebbe stato sopravvalutato, ma per John Titor la spiegazione sarebbe un'altra. Com'è possibile che qui nessuno si faccia la domanda giusta? Perché gli abitanti di questa linea temporale non si chiedono come mai il loro mondo non sia collassato il 1° gennaio dell'anno 2000? Rispondimi a questo. Se tu potessi tornare indietro alla mattina del 7 dicembre del 1941, che faresti? Diresti agli operatori di Pearl Harbor di dare una seconda controllata ai radar? Prima di rispondere sì, immaginare la parata in tuo onore giù a Main Street, pensa per un momento alle conseguenze. Sei sicuro che se gli Stati Uniti non fossero entrati in guerra quel giorno, avrebbero poi avuto le stesse disperate motivazioni nel cercare di realizzare la bomba atomica prima di Hitler? O la tua azione eroica avrebbe portato Hitler alla gloria definitiva? Stai dicendo che i problemi che abbiamo evitato salvandoci dal Millennium Bug hanno generato altre conseguenze? E perché mai, scusa? Qual è il collegamento? Sì, c'è un legame tra l'esempio di Pearl Harbor e il Millennium Bug. Hai mai provato a considerare che io abbia già involontariamente alterato la vostra linea temporale? E cosa potrebbe succedere adesso? Sono nato nel 1998 e ho alcuni ricordi che condivido con voi su questa stessa linea temporale. Mi ricordo Disney World a Natale e la spiaggia di Daytona d'estate. Quando il conflitto civile iniziò a degenerare, la gente dovette scegliere tra rimanere nelle città e perdere gran parte dei propri diritti civili in cambio della sicurezza, o di lasciare le metropoli per aree rurali isolate. Una notte casa nostra fu perquisita e i nostri vicini vennero arrestati senza alcuna motivazione apparente. Questo convinse mio padre a lasciare la città. Tra gli 8 e i 12 anni vivemmo in una comunità agricola evitando il conflitto con i federali e con la Guardia Nazionale. A quel tempo era già chiaro che non saremmo mai più tornati alla vita di prima e che la divisione tra campagna e città diventava sempre più profonda e ostile. Nel 2011 avevo 13 anni. Mi arruolai nella fatteria chiamata Fighting Diamondbacks e ci rimasi per 4 anni, fino alla fine della guerra civile nel 2015. La guerra finì quando la Russia lanciò un attacco nucleare contro le grandi città americane, il nostro nemico, la Cina e l'Europa. Gli Stati Uniti contrattaccarono, ma le città e l'impero federale americano venne distrutto. Noi, gente di campagna, vincemmo la guerra civile. L'Europa e la Cina vennero distrutte. La Russia, il nostro partner principale, la capitale degli Stati Uniti, ora è Omaha, in Nebraska. Cosa ha scatenato la guerra? È inevitabile o pensi che possa essere fermata? La guerra fu il risultato di una colpevole gestione della politica da parte delle leadership occidentali durante la guerra civile americana. E sì, penso che su questa linea temporale voi possiate ancora evitarla. E poi? Cosa succederà? Com'è il mondo nel 2036, quando sei partito? Nel 2036 io vivo in Florida, insieme alla mia famiglia, e sono di stanza nella base di Tampa. La terza guerra mondiale nel 2015 ha ucciso circa 3 miliardi di persone. I sopravvissuti sono cresciuti insieme, standosi vicini. La vita nel 2036 è centrata sulla famiglia e sulla comunità. Non potrei vivere a centinaia di chilometri dai miei genitori. Non esiste più nessun grande complesso industriale che produce quantità massicce di inutile cibo e inutili oggetti per l'intrattenimento.
A causa delle radiazioni, l'acqua è purificata a livello comunitario e mangiamo solo ciò che produciamo. Tutto viene coltivato e allevato localmente. La gente passa molto più tempo a leggere e a stare insieme. È il 24 marzo del 2001. John Titor sta per ripartire, per tornare nel suo tempo. Gli arrivano molte domande via internet, in particolar modo intorno a quella che lui profetizza come la terza guerra mondiale che starebbe per arrivare, e noi qui speriamo che tutto sia solo un'invenzione, perché non possiamo pensare che arrivi un cataclisma di questo tipo sulle nostre teste. Ma torniamo a questo viaggio fantastico. John Titor risponde e lascia 10 consigli, un decalogo da seguire, il suo vero e proprio testamento. Sto per lasciare il vostro mondo. Ho visto che negli ultimi giorni molte delle vostre domande riguardavano la guerra che verrà. Non so se sarà come quella che ho vissuto nella mia linea temporale, ma in ogni caso ho pensato a una lista delle cose da fare per essere preparati. 1. Non mangiate animali che sono stati nutriti con cadaveri della stessa specie. 2. Non abbiate rapporti intimi con persone che non conoscete. 3. Imparate misure sanitarie di base a purificare l'acqua. 4. Imparate a usare le armi, a sparare e a pulirle. 5. Comprate e imparate a usare un kit di primo soccorso. 6. Trovate 5 persone di cui vi potete fidare nel raggio di 100 miglia. 7. Comprate una copia della Costituzione e leggetela. 8. Comprate una bicicletta e 2 set di gomme. Pedalate almeno 20 km alla settimana. 9. Mangiate di meno. 10. Pensate a cosa portereste con voi se doveste lasciare casa in 10 minuti per non tornare mai più. Ma devi proprio andare, ci mancherai. Quello che mi continua a impressionare è che nessuno in questo mondo si chieda come mai il Millennium Bug al Capodanno del 2000 non ha fatto nessun danno. Addio. 2 anni dopo, gennaio 2003, una donna si presenta presso uno studio legale. Dice di chiamarsi Kay Titor, la madre di John, e dice che il suo figlio è tornato indietro nel tempo e si è fermato ai nostri giorni tra il 1998 e il 2001. Tra le prove prodotte ci sarebbero foto, documenti e soprattutto una videocassetta, sulla quale sarebbero state impresse le immagini addirittura della partenza di John Titor con la sua macchina del tempo. My name is John Titor. I come from the year 2036.